Giorno 1 dei mondiali di Cortina 2021 presentati da Telepass. E la parola che descrive il giorno più di qualunque altra, quella che abbiamo scelto, è neve. Neve, bianca, abbondante e soprattutto fresca. Caduta a centimetri, quasi a secchiate nelle ultime 48 ore malcontate, da un cielo generoso qui a Cortina, offrendo una cornice elegante ed eterea per l'inizio di questi attesi mondiali. Inizia l'evento e noi, per raccontarvelo, decidiamo subito di partire dalla neve. Può sembrare banale, forse scontato, di sicuro semplice, ma le cose semplici nascondono sempre la bellezza della saggezza popolare. Le cose semplici non dicono cose poco interessanti, ma dicono cose universali, grandi verità che ci uniscono in un pensiero comune. Quindi sono iniziati i mondiali. Mondiali di cui in questo diario quotidiano vi racconteremo frammenti, angoli, spicchi di narrativa per avere sotto braccio, sullo smartphone, sui social o sulla app, un fil rouge che ci terrà legati tutti quanti insieme. Con i risultati, ma oltre i risultati, scavalcando la cronaca ed entrando nei dettagli, perché ogni grande storia si nasconde proprio nei dettagli e nel loro racconto. Sarà un modo per stare al passo con la vita, con i ritmi e con le esperienze che si vivono qui a bordo pista, per un evento gigantesco e unico che arriva a riscrivere con forza le regole della comunicazione sportiva. Innovazione, tanto tecnologica quanto narrativa, tanto emozionale quanto tecnica, perché i mondiali sono un momento unico dentro una stagione compressa e complicata. E sono i 15 giorni in cui lo sguardo del mondo intero è rivolto proprio qui. Innovazione che avvicina e allo stesso tempo innovazione che semplifica, perché un'imponente macchina organizzativa riesce a portare tutti gli appassionati a Cortina con il semplice gesto di un click. Saranno quindi 14 giorni di gare, 15 in totale, durante i quali quello che succederà a Cortina sarà cliccatissimo, ricercato e soprattutto sulla punta della lingua di tutti. Campioni e campionesse con la C maiuscola, atleti e atlete nel pieno del proprio splendore tecnico e atletico, giovani prospetti che proprio quegli stessi campioni guardavano dalla TV fino a pochi mesi fa. E in più anche gli outsider. Tutti gli atleti, sono più di 600 da 71 nazioni diverse, che dello sport e dello sci hanno fatto un mestiere e che guardano alla Kermesse iridata come l'occasione perfetta di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro e consegnarlo poi all'eternità. Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, dicevano un tempo. Poi i giovani di tutto il mondo hanno iniziato a usare la frase un po' dappertutto, nella speranza di nascondere le tracce delle proprie malefatte. Allora la usiamo anche noi, ma lo facciamo da un'altra prospettiva, da un altro angolo, perché il paradigma si ribalta e racconta una verità assoluta. Quello che succede ai mondiali resterà ai mondiali. Resta sull'albo d'oro, resta sui libri di storia dello sport. A disposizione di tutti, per sempre, per essere visto e rivissuto. Alla disponibilità di tutti per essere raccontato ancora. E soprattutto alla disponibilità di nessuno per essere cancellato. Qui, tra i 120 km di pista di Cortina d'Ampezzo, si stanno per srotolare tele di storia. E questo è soltanto il giorno 1. Giorno 1 che in realtà è il giorno 2.0, perché 24 ore fa il kick-off di questa avventura imponente, il compito di rompere il ghiaccio, è stato affidato alla cerimonia di apertura, che da sempre è il biglietto da visita di un intero evento. La cerimonia di apertura racconta una storia, racconta una visione e parla di un percorso che finisce, quello organizzativo, lungo e complesso, e anche di uno che inizia, quello di pista, quello delle gare, che sarà condensato, emozionante e soprattutto che lascerà l'eredità culturale ai posteri. Tra le tante cose per cui vale davvero la pena di premere rewind e riguardare tutta la cerimonia, ne cito soltanto uno, per ragioni di tempo, ed è la versione da brividi che Francesco Gabbani ha offerto di Futura, un miracolo della canzone italiana. Lucio Dalla la scrisse nel 1979 seduto su una panchina di Berlino a pochi passi dal muro, chiedendo a se stesso e al mondo che cosa sarà del domani. Oggi attuale più che mai, in un presente fatto di case diventate rifugi e di muri invisibili. Futura resta un grido di emozione e di speranza. Vero come se non più di allora,
e Cortina l'ha scelto per dire al mondo andiamo avanti insieme. Oggi è iniziato il programma di gare, un programma che in realtà si è già preso un piccolo ritardo scenico, quasi come il quarto d'ora accademico, con la combinata femminile cancellata per ragioni di meteo. Parleremo tantissimo di gare e di sport. E allora chiudiamo questo primo appuntamento con il nostro diario portandovi in un mini tour dall'interno della città e dell'organizzazione intera. Eventi così grandi lasciano senza fiato. Sembra quasi un formicaio in perfetta e piena funzione. È come se una metropoli gigantesca fosse stata compressa dentro spazi ridotti, abbracciati pure da montagne maestose. Un orologio svizzero in cui i migliori talenti del mondo di ogni settore, dall'intrattenimento all'impiantistica, fanno sistema, portando le ultime innovazioni e creando un mondo fantastico, sospeso nel tempo e nello spazio. Sembra quasi un parco dei divertimenti o la scuola di Hogwarts nella notte di Natale. Più di 6.000 anime, che in un sistema di vasi comunicanti creano un'esperienza perfetta. Sembra un villaggio che scoppia di vita e che garantirà un finale perfetto. Tutto quindi è apparecchiato, tutto è pronto, tutto è sinceramente magnifico ed eccitante. E non mancano i modi per viverlo a 360 gradi anche dal divano di casa. E allora chiudiamo questa prima pagina di diario con una richiesta. Fateci sentire la vostra passione e la partecipazione ovunque siate nel globo, perché per 14 giorni questa sarà la casa di tutti. Io sono Jacopo Pozzi, la parola del giorno è sicuramente neve e questo è il Diario dei Mondiali, un pezzo di storia con il quale abbiamo rotto il ghiaccio e che sarà il nostro salotto per 2 intere settimane. A domani!